Benvenuti a Cronache di Cosa Nostra, il canale che esplora le vita e le gesta dei più noti mafiosi italiani. Preparatevi ad immergervi nel mondo oscuro della mafia, scoprendo la vita di uno degli uomini più controversi della sua epoca, senza ulteriori indugi. Iniziamo il nostro viaggio nel mondo di Totò Riina, il capo dei capi. Totò Riina nacque a Corleone nel 1930, in una famiglia di contadini. A 13 anni perse il padre e il fratello, mentre cercavano di estrarre polvere da sparo da una bomba del dopoguerra. Dopo la morte del padre, Riina cercò lavoro come bracciante, finendo ad unirsi alla banda di Luciano Liggio, compiendo furti di bestiame e grano. La sua prima esperienza con il carcere fu nel 1949, quando sparò e uccise un coetaneo durante una rissa. Condannato a 16 anni di carcere, Riina divenne un detenuto modello e continuò gli studi in prigione. Dopo essere stato rilasciato, tornò a lavorare con Liggio, cominciando a scontrarsi con il boss locale, Michele Navarra, fino a quando costui venne eliminato. Dopo aver ucciso il boss rivale Michele Navarra, alla banda di Liggio si aggiungono due personaggi di spicco, Bernardo Provenzano e Leoluca Bagarella, che diventerà in futuro il cognato di Totò Riina. Tutti insieme hanno un unico obiettivo: conquistare Palermo. Il gruppo di Riina, preso potere nel territorio di Palermo, ha bisogno di prendere agganci con altre famiglie mafiose ed entrare nel mondo della politica. Inizia un rapporto con l''ndrangheta calabrese, con il boss Mirko Tripodo, dove nasce una vera e propria alleanza che dura più di 40 anni. Nel mondo della politica si affida a Vito Ciancimino, sindaco di Palermo, insieme a Salvo Lima, che è in stretto rapporto della corrente politica di Giulio Andreotti, la Democrazia Cristiana. I corleonesi, a differenza della banda dei cosiddetti perdenti, formata da bontate e badalamenti che come attività redditizia avevano gli appalti edili avuti con minacce e intimidazioni, cominciarono con i sequestri di persona. Come personaggi noti, sequestrano Giovanni Bulgari e il figlio di Paul Ghetti. Ma furono tantissime le vittime di ostaggio, dove le famiglie, spesso figli di politici, industriali, imprenditori, pagavano qualsiasi cifra per avere l'ostaggio indietro. Durante questo periodo dei rapimenti, Gaetano Badalamenti propose al resto delle famiglie mafiose di smetterla con questi sequestri che attiravano troppo l'opinione pubblica e le forze dell'ordine, causando danni agli altri affari della mafia vecchio stampo, quella più soft, più tranquilla rispetto alla mafia dei corleonesi. I corleonesi cominciarono ad investire sugli immobili, comprando centinaia di proprietà destinati a 1000 usi. Alcuni furono regalati, altri furono tenuti in uso, altri furono investimenti per riciclare i soldi che avevano raccolto con gli illeciti mafiosi. Il cambio di marcia si ha nel 1974, quando Luciano Liggio venne arrestato perdendo i poteri da leader e proclamando a tutti gli effetti Totò Riina, il boss dei corleonesi. Prende a tutti gli effetti il posto nella commissione al posto di Luciano Liggio. Comincia una vera e propria guerra di mafia contro i boss rivali, cominciando da Stefano Bontate, passando a Salvatore Inzerillo, il boss impossibile da prendere, che dopo un agguato, seguito da diversi giorni, perse la vita nell'incredulità delle persone. Nel 1978, dopo Salvatore Inzerillo,
Toccò a Giuseppe di Cristina, consolidando ancora di più il suo potere, la sua fame di sangue e la sua politica mafiosa, o con lui o contro di lui. Chi era contro prima o poi sarebbe caduto, scatenando in tutti i boss rivali la paura di essere uccisi. Troppe persone nel mondo della politica e della polizia si erano messe in mezzo, finendo uccise dall'esercito corleonese, cominciando da Michele Reina, segretario della Democrazia Cristiana. Toccò poi a Boris Giuliano, capo della Mobile, ucciso da Don Luchino Bagarella in persona. A seguire viene ucciso il consigliere Cesare Terranova. Il 6 gennaio 1980 viene ucciso il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella. Mentre Mattarella, alla guida della propria Fiat 132, stava per recarsi a messa insieme alla moglie Irma Chiazzese, seduta al suo fianco, alla suocera Franca Chiazzese Ballerini e alla figlia Maria, sedute sul divano posteriore, un sicario si avvicinò all'automobile e lo freddò con colpi di rivoltella calibro 38 attraverso il finestrino, che venne frantumato. Dopo Mattarella venne il turno del procuratore Gaetano Costa, una vera e propria mattanza di politici e poliziotti. Chiunque si metteva in mezzo doveva essere eliminato. Molto spesso venivano uccisi innocenti, parenti e amici degli obiettivi che non si era riusciti ad uccidere. Riina era senza pietà, una violenza inaudita che coglie impreparati praticamente tutti, dai boss alle istituzioni. Ormai tutti avevano paura. Nessuno sapeva come e quando potesse finire questo massacro. In 3 anni ci furono 1000 morti. Lo Stato decise allora di prendere una decisione: candidare prefetto il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. In effetti, il generale Dalla Chiesa era riuscito a seguire il flusso dei soldi e degli immobili acquistati dal clan di Riina, scoprendo e arrestando diversi mafiosi. Lui li conosceva molto bene, il gruppo dei Corleonesi, perché era stato tenente dei carabinieri del comando di Corleone, alla quale stilò un verbale dove stava scritto che i cosiddetti Riina, Bagarella, Liggio e Provenzano erano personaggi di spicco nel mondo criminale, violenti, spietati e senza paura. Quando era arrivato ad un passo da Riina, fu decisa l'eliminazione del generale Dalla Chiesa, in maniera molto crudele. Furono uccisi oltre al generale, la moglie e l'agente di scorta. Una raffica di proiettili segnò la fine e le speranze della gente che qualcuno potesse sconfiggere il clan dei Corleonesi. Riina non si ferma qui. Comincia con i magistrati, inizia con Rocco Chinnici, poi i giudici Gian Giacomo Ciaccio Montalto e Antonio Saetta. Ma tocca il capolinea quando decide di far uccidere Giovanni Falcone, facendo saltare un pezzo di autostrada imbottita di tritolo, dove viaggiava il magistrato insieme alla moglie Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta. E Paolo Borsellino, che recatosi insieme alla sua scorta in via D'Amelio, dove vivevano sua madre e sua sorella Rita, alle 16:58,
una Fiat 126 imbottita di tritolo, che era parcheggiata sotto l'abitazione della madre, esplose al passaggio del giudice, uccidendo oltre al 52enne Borsellino anche i 5 agenti di scorta. Superato ogni limite, cominciarono ad avere paura i suoi soldati e alleati di sempre, persone che avevano ucciso per lui e che fino a quel momento avrebbero dato la propria vita per il capo dei capi. Cominciarono così a pentirsi e a tradirlo, per paura di essere i prossimi a morire. I più importanti furono Giuseppe Marchese, Balduccio Di Maggio, Gaspare Mutolo e Tommaso Buscetta. Ecco alcuni spezzoni dei confronti tra collaboratori di giustizia e Totò Riina. Io non ho mandato mai niente a Marchese. E intanto, infatti, io nessuna possibilità di poter, non c'è nessuna attività. Io vorrei vedere, noi possiamo fare accertamenti, come faccio io 2 volte, 3 volte al mese, di poter fare dei colloqui e mi venivano 4 o 3 familiari con l'aereo da Palermo a Voghera. Vedete quanto più se ne vanno, a me come una botti cembellone. Questo lo deve domandare a tua madre, a tuo padre. Cembellone 4 mesi. Ai tuoi familiari le deve domandare. A me faccio pure Vassio faceva campare. A tuo padre, a tua faccio un poveraccio. A tuo padre, a me faccio Vassio faceva campare. Lo faceva campare a me padre. A tua madre la chiede domandare. Lo faceva campare a me padre. Se sei degno di fare. Se l'aveva picchiato per compare pure. Se l'aveva picchiato pure per compare, ma aveva preso mare. Aveva preso mare. Quando fommo una stavella dopo ammazzata del vallo, me padre ci fa, dice, per non sapevo piacere se magari ci può fare il requisima. Ma che se tu puoi mandare tutto quello che vuoi, perché queste sono cose che sapete fare voi oggi, cioè questi pentiti sapete fare, da ammentare mattina sera. Io quello che so, dico, cioè, e vado avanti. Io ho abbandonato la qualsiasi, ho abbandonato anche le cose più care che io avevo. Perché ir avanti in questa situazione, perché non condivido più tutti i regoli che avevo quasi. Vai avanti, però domani alla tua madre e a tuo padre certe cose, come campavo, come non campavo, come... Lui deve parlare. Scusa, fammi parlare, io ti ho fatto parlare per 2 ore. Ci dico un altro particolare e dopo attaccava a sé. C'è stato un Peppo Gambino, un Tignoso, no? Che eravamo nella stessa cella assieme, nell'87, e mi fa, dice... Penuzzo, perché il tuo perito, logicamente, il suo Benedetto era in galera, io era pure un galera, o Madonia era pure un galera. Mi fa, dice, Penuzzo, dice, se fossimo di una scansa in libera, ne restano un suo tuccio, perché danno io ci faceva a Peppo Gambino, che ci faceva i panini, con pomodoro e con basilico. E dice, che fa, dice, Penuzzo, facciamo un panino come usa fare tu. Andiamo in la cucina e si parlava più di meno. Mi fa, dice, se di una scansa, dice, ne restano un suo tuccio. Un periodo che è, dice, siamo tutti a muaggio, perché quel periodo, a parte gli altri capimandamenti che c'erano quel periodo, che logicamente, insomma, ma che i cambiamenti che ci sono stati, a passare sempre il punto principale era Idro, perché un domani se ci cercava per Idro, mandava una carta a buio, come si trova adesso, quelli che c'erano la stessa corrente sua, erano pure dentro, alla mia quello che aveva picchiato su questo. Perché dopo ci sono gli altri, ma scusa, ci sono gli altri, diciamo quelli che magari piano piano poi, come si suole fare, perché io è tardi di poter fare scuscio, meglio è, ma non se ne può fare a meno. Se mi hanno a chiamare a cocchiarone, come fecero con me zio, o la solo quadro, e lo mettono nell'aceto, chissà che dovessero fare. E ci poi io, mentre io ero a San Giuseppe, quel periodo che ci sono stato, mi fa, dice, Penuzzo, dice, se fossimo 4, scusate l'espressione alla corte, se fossimo 4 chi una quadrata, dice, noi alla Sicilia non la portiamo come una educato, non farò pastaso, faccio educato. Io ho chiesto alla corte, io ho chiesto alla corte, lei non dice proprio niente. Io ho chiesto alla corte, ma sia una a pensare solo so che ci stai dicendo io, abile pure so che ci stai dicendo la corte, perché capisci ma stia so che sta pensando per ora. Usaccio io so che pensa la sia. Usaccio io so che pensa la sia. Io gli ho detto alla corte, scusate l'espressione di quello che dico. E Bastia dice, vai sta. Finiste, posso parlare un po'? Ma s'attacca. Ma che? Tu tutte queste cose le devi domandare a tua madre, a tuo padre, come campavo, come non campate, cucirava i soldi che non gliele dava e tutte queste cose.
tutte queste cose di spetale, del dottore, io non ho potuto fare mai niente, né per me e manco per altri. È inutile che tu dici io interessare a cose, perché io ho fatto strettamente di curarmi la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, andarmene a lavorare, a buscare un pane e tirare avanti. Perciò quindi tu che vuoi sapere come facevi, andava, veniva tua madre e tuo padre, lo domandi a loro. Tutte le altre cose, che cosa ti devo dire? Tu accusi a tuo padre, a tuo frate, a tuo cognato, accusi a tutti, quindi accusare è una cosa per te troppo facile, troppo cose. Ti direi solo per dire, io non ti ho visto mai, non ti conosco, tu se pensi che vai bene così, continua sulla tua strada, continua. Io non so per quale motivo tu fai tutto questo. Marchese, i motivi non lo so. Perché io ho riconosciuto veramente chi che ha cosa nostra ora nell'ultimo periodo, perché a parte questo ho visto il suo comportamento mentre eravamo una giangaliera nei nostri confronti, perché logicamente, anzi io mi auguro che quel periodo fu un galiera e se galiera, perché non lo so, magari mi poteva finire pure come ci veniva a me zio. Che ci disse a mio fratello quando mio fratello venne a San Giuseppe? Se magari si poteva avere un colpo mio zio, ma io non conosco una famiglia ci poteva portare magari un fiore nella tomba. Le nozze, non ne parliamo più di questo argomento, perché chi che siamo qua presenti, tuo zio dice non va bene. Però era chi era tuo zio? Non lo possiamo domandare a tuo fratello, Marchese, se è vero che io ho detto questo. E Bassia proprio da si appoggia, perché Bassia lo sa per me frate che cosa fa per Bassia. Che cosa fa per me tuo fratello? Si taglia pure i vine e si fa ammazzare fino all'ultimo periodo, perché mio frate ancora vi parauacchie. Fino all'ultimo periodo non capisci veramente che cos'è un Zutotò o che cosa non è un Zutotò. Un Zutotò è quello che è. Ma tu puoi dire questo e laccio con la tua bocca. Io lontanamente di pensare quello che dici tu. Marchese, non vi conosco, non so manco chi siete, per nome vi conosco. Ma praticamente manco conosce chi è di Venezuela. No. E il suo cognato di Venezuela non lo conosce manco? No. Quando si è marito a Bacarella non si incontrò? No. Ah no? No. Ho capito. No. Non mi ci sono incontrato. A posto. Che come a posto? Ma scusa. Passi ragazzi, logicamente quando può dire se ci vede. Passi logicamente a tre sempre già linea. Ma io tengo la linea di quella che è la verità. Passi a pagare l'operaio, si mette a pagare l'operaio, a quinta elementare. Io non ti ho detto a te se hai la quinta elementare o hai o tecnico. Signor Presidente, se lui non dà il dimissione, per ora è sempre io che dice tutta la baracca. Questo è ora e sempre, perché io tutto manovra tu. Logicamente per ora c'è Bacarella. E se manovano le cose con Bacarella. Ecco la voce che dice. Ma Bacarella è tuo cognato, facevi colloqui del Bacarella, tu sei io non ce n'hai contatto con Bacarella. Io avevo 14 anni che non vedo Bacarella. Non avevo contatto con Bacarella? No, io avevo 14 anni che non vedo Bacarella. Ma stiamo anche non gioia conosce. Io non conosco a nessuno, no, tu lo sai che non conosco. O Malazzo manco conosce. No. O Malazzo non conosce manco. Logicamente, un mettesse pure in gialacido, è logico che non conoscete manco. Ma guarda che sta. C'è stato mio fratello, mi ha detto, dice, dice, ma tu abiti quando si faceva qualche riunione con il Tuccio, chi li cacciavano, erano in senno, arrivavano bianchi, perché non si sapevano, si ritornavano più. Perché logicamente quelli che non siamo allora che facevano queste cose, ma sapevano come era tutta la strategia. Ci una ragionavamo, però non sapevamo se ritornavamo. Signor Presidente, non ho più niente da dire perché logicamente questo tocca non mi conosce, non conosce a nulla. Non vi conosco, è la verità. È la verità, Marchese. Buongiorno. Grazie. Anche Rina può essere accompagnato al suo posto. Presidente, prima che scioglie l'udienza, il Pubblico Ministero chiede la trasmissione del verbale odierno di Marchese e di Mutolo per le iniziative di competenza del nostro ufficio su una serie di fatti di reato che sono stati illustrati ampiamente nell'udienza odierna, relativi ovviamente a questa gestione, per così dire, dei manicomi giudiziari.
può rivolgersi direttamente all'imputato Signor Rina. Presidente, io volevo... No, Posso chiedere? dica. Io rifiuto il confronto con... Già l'ha detto, lo sappiamo. Rina, lei conferma quanto ha dichiarato finora? Io confermo quello che ho detto. Quindi lei non conosce Buscetta? Ma non solo che non conosco Buscetta, ho detto pure qualche altra cosa perché ho letto. Lei ha respinto le accuse che le sono state rivolte dal pubblico ministero sulla base delle dichiarazioni rese da Buscetta, Contorno, Mutolo, Marchese, Di Maggio, Calderone, e ha dichiarato di non conoscere queste persone, o almeno alcune di queste persone, e comunque di non fare parte di associazione a delinquere denominata Cosa Nostra. Questo lo conferma? Senta, lei quando ha rifiutato il confronto, cioè ha rifiutato di sottoporsi al confronto, ha detto io non voglio essere sottoposta a confronto con Buscetta perché non è della mia statura, è uno che ha troppe amanti. Ma lei che cosa ne sa? Non ho detto amante, ho detto anche tante mogli. Tante mogli, tante donne, va bene. E io posso dire... E che ne sa lei? Io posso dire che l'ho letto nei giornali perché tutte le riviste e tutti i giornali le portano. Poi, signor Presidente, come mio nonno, parto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità parlo della mia famiglia. Mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie, non ha sposato. E mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale. Lei aveva chiesto il confronto con tutte le persone Aveva che chiesto, ora ho letto queste cose, signor giudice, e non voglio fare più confronti con questo signore. Cosa è successo nel frattempo, da quando è stato interrogato la prima volta ad oggi, perché lei rifiuti questo confronto? Signor giudice... E decida di non discolparsi quindi dalle accuse signor che giudice, Buscetta io sono rivolge. pure anche, ho diritto a non rispondere, non voglio rispondere, è un mio diritto, non è che lei mi può imporre di rispondere. No, nessuno le può imporre di rispondere a Buscetta. Signor giudice, è inutile che insiste perché lei non ha niente da insistere. Io l'ho spiegato che non voglio fare i confronti, ho il mio diritto e quindi mi ottengo dal mio diritto di non fare i confronti. Io ho il diritto di parlare? Certo, può dire tutto quello che vuole e puoi chiedergli tutto quello che vuole. Questo signore, il signor Reina, ha dato l'altro giorno delle cose che riguardano la mia dignità personale, la mia moralità. Ora io vorrei parlare, innanzitutto, vorrei fare una precisazione. No, scusi un istante, noi dobbiamo parlare di cose che ci interessano per il processo. Certo. Quello che dice lui è... No, certo, ma lei faccia un accenno, ma ci passi lei lo sopra. conoscerà meglio se io parlo delle cose che lui discute della mia moralità. Ecco. Lei lo conoscerà meglio, perché non sarà né questa corte né altre corti che potranno stabilire la vera entità di questo signore. Quindi quando io dico desidero chiarire davanti a lui, a fare alcune precisazioni, dico perché lo conoscerà personalmente. Posso continuare? Continui. Per esempio io questo signore lo conosco e non l'ho mai detto, però io dissi a lei negli Stati Uniti che ero io che desideravo il confronto, proprio perché volevo dire in faccia a lui che io e lui ci conosciamo. Ho degli episodi da raccontare come ci conosciamo. Se lei è interessato come corte, io sono disposto a parlare. Dica pure. A lui si deve rivolgere, forse. Ma lui non vuole parlare I con me, confronti e si quindi... chiamano così. Sì, ma questo Perché non è più un significa che- confronto perché lui rifiuta di parlare. Vabbè, ma lei parli pure, dica. Io l'ho conosciuto alla fine degli anni 50 quando già lui era latitante insieme a Rina. Rina si trovava ai Ciaculli e Ligio si trovava ai Ciaculli e lui l'andava a visitare. Ma quelle erano apparizioni fugaci, non voglio parlarne. Processualmente
e storicamente è stabilito che io sono stato fermato nel mese di giugno a Milano del 1970 insieme a Gerlando Alberto, a Giuseppe Calderone, a Gaetano Badalamente, io e un tale Renato Caruso, che era Salvatore Greco. Venivamo da una riunione dove si era stabilito che il corpo borghese non si sarebbe fatto. In quella riunione era presente il qui presente Salvatore Rina, che veniva a sentire come membro del triumvirato stabilito come commissione nel 1970 per la provincia di Palermo. Sono stato fermato subito dopo, la casa ci era stata offerta da fidanzati, da Ugo Martelli e da altre persone residenti a Milano. Questo è il secondo episodio che io e il signor Rina ci conosciamo. Terzo episodio. Signor Buscetta, a questo proposito vuole spiegare, raccontare alla Corte i motivi per cui Cosa Nostra non appoggiò il golpe borghese e l'atteggiamento assunto da Rina Salvatore sull'argomento? Il golpe borghese favoriva come contropartita la liberazione di Vincenzo Rimi e del figlio Filippo Rimi. Per la nostra collaborazione come Cosa Nostra a golpe. Il signor Rina, pur rendendosi conto che era una cosa che si poteva fare, era molto ipocrita, perché lui di Rimi non aveva che cosa farsene. Era una lotta ai Rimi. Se lui non vuole parlare con me, io a voi devo farvi conoscere chi è costui. Io non lo dico trincerandomi dietro riserve mentali, lo dico in presenza lui. Lui è l'uomo che ha portato la Cosa Nostra allo sbaraglio, se ancora poteva servire. Costui è stato. Terzo episodio è quello del 1980. Ho delle conversazioni con un capo di Cina della mia famiglia, un certo Giovanni Di Giacomo, e fra una cosa e l'altra io dico che non vedevo come questa commissione potesse agire così, che si facevano le cose, non si dicevano uno con l'altro, non si faceva partecipare. Ho detto, questo mi sembra come se si volesse sfottere i deboli. Ma se è così, a me mi piacciono più i deboli che i forti. I deboli erano Bontadi, Inserillo, Riccobono, Gigino Pizzuto. Il Di Giacomo raccontò questo a Giuseppe Calò e Giuseppe Calò riferì immediatamente a costui. Costui cercò con Michele Greco di inserirmi in un processo di commissione perché era l'unica maniera per liberarsi di me. Michele Greco in quell'occasione si dimostrò più patetico delle altre volte e disse a lui: no, è meglio, è molto meglio se aspettiamo Salamone, che si trova in Brasile, che venga e possa lui parlare con Masino, cioè Tommaso Buscetta e io. Difatti il Salamone è venuto e disse che perché avevo pronunziato i deboli e i forti. Spiegai il contenuto e il Salamone lo spiegò al Greco. Lui, a 20 metri di distanza o forse meno, alla Favorella, immediatamente chiamò il Salamone e disse: com'è finita? Sì, ma qua non ci sono i motivi per poter fare un processo dentro Cosa Nostra. In quell'epoca lui già aveva l'intenzione di farla finita
con tutta l'ala moderata della commissione, per cui non le conveniva in quel momento schierarsi apertamente contro di me. Allora ha dovuto accettare il verdetto di Salamone perché non poteva fare altrimenti. Ma per lui già era pronta la sentenza contro di me in quell'epoca. Io feci pace con Pippo Galò, si chiarì, e chi prese parte a fare il mio interrogatorio era un suo addetto, Brusca, Bernardo Brusca, insieme a Salamone. Quindi io mi conosco con il signor Riina. Quando io dissi non lo conoscevo, alla mia maniera cercavo di disprezzare la sua figura, perché io dissi che non lo conoscevo neanche fisicamente. Avevo piacere di dirlo come lo sto dicendo oggi. Signor Buscetta, Salvatore Riina nei suoi interrogatori si è sempre difeso dicendo di essere accusato da pentiti che sono persone immorali e che andrebbero a braccetto. A parte facendo salva ogni considerazione su queste osservazioni sulla moralità di altri da parte di un uomo come Salvatore Riina, che è stato riconosciuto colpevole con sentenza passata in giudicato di essere il capo supremo di Cosa Nostra e di avere ordinato centinaia di delitti, facendo salva questa considerazione, ci vuole spiegare il senso di queste affermazioni di Riina? Mi scusi, signor Presidente, io desidero a questo punto sapere questo atto che cos'è, perché è un confronto, è una dichiarazione spontanea del tester Buscetta, il pubblico ministero si inserisce e pone delle domande. Sinceramente io non riesco più... Non sono domande, il signor Buscetta ha delle contestazioni di fatto. Vabbè, le farà da muovere. Mi scusi, il pubblico ministero, le farà dopo, alla fine delle dichiarazioni, perché io ancora non ho ben capito. Il Riina ha detto che non vuole sottoporsi a questo confronto. Quindi le dichiarazioni di questo test, come dobbiamo interpretarle e qualificarle, Presidente? Avvocato Grillo, i confronti di solito sono dei dialoghi. Qui invece che cosa è successo? C'è un monologo. Più o meno. E che cosa è successo? Che Riina dice io non voglio sottopormi a confronto. Che cosa significa? Che non vuol rispondere, però all'interlocutore non possiamo impedire di parlare. Così come non possiamo impedire al pubblico ministero di intervenire per fare... Grazie alle testimonianze dei pentiti, nel maxi processo vengono arrestati più di 150 mafiosi, sgretolando pian piano tutta una organizzazione fino allora perfetta. Riina però non si fermò. Provò a fermare i collaboratori di giustizia, uccidendo amici e parenti dei pentiti in modo da intimidirli e facendoli ritrattare con i magistrati. Senza pietà ha deciso la morte di innocenti, uccidendoli e far disciogliere i corpi nell'acido, facendo perdere ogni traccia. Finalmente viene arrestato appena uscito dalla propria abitazione, dentro la sua auto, nel centro di Palermo. I carabinieri del ROS, nei pressi del motel Agip di via della Regione Siciliana, fermano il boss dei boss Totò Riina dopo 25 anni di latitanza. A dare il segnale agli uomini del comandante Ultimo è Balduccio Di Maggio, nascosto in un furgone fuori dalla casa di Riina. Il pentito era infatti tra i pochi, dopo anni di latitanza, in grado di riconoscerlo. Nel 1995 viene trasferito nel carcere duro dell'Asinara, al regime del 41 bis. Non uscirà mai più dal carcere, portandosi con sé i segreti più oscuri del patto Stato-mafia, senza mai pentirsi di quello che aveva fatto. Morirà all'età di 80 anni, il 17 novembre 2017.